Mi viene da ridere. Oggi mi viene da ridere. Gerry Cardinale, fondo Redbird, proprietario del Milan. Oggi apro la Gazzetta dello Sport, volevo leggermi qualche approfondimento in vista del weekend che consegnerà anche la Coppa dello Scudetto all'Inter, oltre alla Coppa Italia. Nel giro di pochi giorni l'Inter raccoglie 2 trofei che farà sfilare poi per le vie di Milano, e invece l'apertura è dedicata al Milan, con una lunga intervista al proprietario appunto del Milan, Gerry Cardinale, che ancora una volta tira in ballo l'Inter, e nel corso di questa lunga intervista piazza lì una battuta che secondo me è anche piuttosto di cattivo gusto, ma in un primo momento l'ho letta come una battuta di cattivo gusto nei miei confronti, diciamo nei confronti anche del mondo Inter. Poi però, leggendola tutta questa intervista, ci ho visto dentro una serie di supercazzole, una serie di slogan dati in pasto ai tifosi del Milan per gettare un po' di slogan negli occhi, appunto, che mi viene da dire che noi possiamo metterci a ridere, ovviamente, da interisti, mentre immagino e spero anche che i tifosi del Milan si siano un po' arrabbiati, perché andiamo a leggere l'intervista. A un certo punto la giornalista chiede a Cardinale: cosa ha imparato in questi 4 anni? Ha commesso degli errori? E Cardinale risponde: sì, certo che ho commesso errori, molti. Questa è probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto, ma sono un combattente, non mi fermerò finché non vincerò. E poi, vabbè, dice, in America non capiscono, non ci si rende conto di quanto è importante il Milan e il calcio nella comunità, però, arriviamo al passaggio importante, Cardinale dice: vorrei che ci si concentrasse di più sui temi cruciali, l'importanza delle infrastrutture sportive, come modernizzare il calcio italiano, perché l'Italia ha mancato un altro mondiale, il terzo di fila. E invece, attenzione a quello che dice Cardinale, si fa polemica. Vede, non si tratta solo di Serie A, si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0. Si tratta di giocare in modo competitivo in Europa. Si tratta del divario di 4-1 nei diritti TV tra le Premier e tutti gli altri. Il gap del calcio italiano è aumentato, e poi fa tutto un discorso, lo sappiamo che il gap è aumentato, che non bastano i soldi, servono le competenze. Anche lui dice: nel mio percorso di apprendimento ho capito che forse servono anche dirigenti italiani. Questo è un po' il passaggio finale di questo messaggio. Però la parte che è un po' più ricca, ecco, un po' più discutibile soprattutto, è quella sopra. E allora Gerry Cardinale, proprietario del Milan, di un Milan che quest'anno senza le coppe lottava per lo scudetto, e adesso invece rischia addirittura di non entrare in Champions League. Siamo in bilico in questo finale. Un Milan che in questo momento è nel caos totale. Ibrahimovic che litiga con Allegri, Allegri che vuole andarsene, Furlani contestato, tifosi arrabbiati per i prezzi dei biglietti, dirigenza contestata, diversi big che possono e alcuni che vogliono andare via. Ecco, tu, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, in questo momento, in questa situazione qua, in un'intervista in cui devi fare chiarezza su quello che sta succedendo, ti metti a fare queste battutine sull'Inter nel momento in cui l'Inter ha appena vinto il secondo trofeo nel giro di pochi giorni, e strizzi l'occhio, voglio capire anche a quali tifosi stai strizzando l'occhio, tra l'altro, in questa situazione, con queste battutine qua sull'Inter. Mi sembra un po' un'ossessione, francamente, quella di Cardinale nei confronti dell'Inter, perché sono andato a fare una ricerca e, se non ho verificato male, dal 2024 a oggi Cardinale ha rilasciato in tutto 4 o 5 interviste o dichiarazioni approfondite, e tra queste 4 o 5 una è questa di oggi, un'altra è quella famosa che non doveva trapelare nel 2024 alla Harvard Business School, quando ad Harvard stavano studiando il modello del Milan, soprattutto da un punto di vista economico, e in quel passaggio Cardinale disse che l'Inter, per vincere lo scudetto, era andata in bancarotta. Era un riferimento più a Steven Zang, poi, piuttosto che all'Inter in sé, ma siamo di nuovo punto a capo 2 anni dopo, che per nascondere, mascherare il fallimento del tuo progetto sportivo ti sei ridotto ancora una volta a fare le battutine da tifoso sull'Inter. Io ragionerei, ecco, su questo passaggio qua, soprattutto perché mi viene da ridere che in queste ore sono stato attaccato perché ho sorriso alla pallonata di Luis Enrique in faccia a Pedro durante una live di 5 ore. Mi sono permesso di sorridere di questa cosa. Ecco, diciamo che qui siamo su un piano
molto più grave a livello di battute e soprattutto in un contesto di questo tipo qua. Soprattutto perché, per carità, è vero che il Milan ha avuto uno sviluppo economico molto importante negli ultimi anni, questo non lo nega nessuno, una crescita sicuramente significativa. Ha avuto anche ha anche bisogno di tempo, chiaramente un progetto per crescere e noi anzi, cardinale di tempo, noi io te ne concedo quanto ne vuoi, prenditi tutto il tempo che vuoi. Però ecco, al momento questa crescita economica che Cardinale esalta e che il mondo Milan ha esaltato in questi anni, non è coincisa minimamente con l'obiettivo sportivo. Se poi andiamo a vedere che Andy Diouf in 7 mesi con l'Inter ha vinto gli stessi trofei di Leao in 7 anni col Milan, giusto per dire. Cardinale che si riempie la bocca con la sua intervista, in questa intervista, con la sua mentalità da vincente, i suoi 30 anni nello sport, è sempre stato un vincente di successo, eccetera, eccetera. Vorrei capire qual è questa esperienza vincente che gli permette di fare queste battute qua sull'operato della dirigenza dell'Inter, perché i trofei dell'Inter li abbiamo detti e ribaditi più volte. Adesso vorrei vedere quanti anni dovranno aspettare i tifosi del Milan, i giocatori del Milan, per poter replicare una foto così dei nostri Darmian, De Vrij, Barella, Lautaro e Bastoni con il 3x3. Voglio vedere quando lo potranno fare anche loro, perché nel frattempo anche qui sono andato a fare una piccola ricerca e da quando Cardinale è al comando di società sportive calcistiche in Europa, con il suo fondo Redbird, da quando è azionista di maggioranza, quindi che comanda effettivamente del Tolosa e del Milan, ha vinto una Serie B francese col Tolosa, una Coppa di Francia col Tolosa, una Supercoppa italiana col Milan. Questi sono i 3 trofei del fondo Redbird di Cardinale da azionista di maggioranza. Non dovrei aver perso nient'altro, visto che il palmarès, ecco, il 3, anche loro hanno fatto il 3, ecco, sbagliavo, l'hanno potuto fare il 3. 2 col Tolosa e 1 col Milan, una Serie B, una Coppa di Francia, una Supercoppa italiana. Mi sembra un bottino, ecco, un pochino misero per poter dire che ha sempre vinto in carriera. Magari in altri campi, nel calcio europeo, al momento io ho altri standard di progetti vincenti. Ecco, forse è un po' più quello dell'Inter, un progetto vincente da prendere come riferimento. Un Inter che anzi in questi anni si è sentita dire sempre che il modello da seguire era quello del Milan. Vi ricordate quanti anche nel mondo Inter invidiavano il modello Milan, dei calciatori presi sempre dall'estero col decreto crescita? Anche qui, no? Visto che Cardinale ci tiene tanto a parlare di temi importanti e si chiede perché la nazionale italiana è fuori dal mondiale per la terza volta di fila. Il Milan, che dovrebbe essere una squadra molto importante per il calcio italiano, ha la nazionale da Gabbia e Bartesaghi, visto che negli anni ha solo e soltanto comprato giocatori col decreto crescita praticamente, o quasi, quindi anche qui, vabbè. Lo chiederei ai milanisti comunque se sono d'accordo col fatto che il modello giusto è quello del Milan e quello dell'Inter è un modello sbagliato, perché per carità, anche qui Cardinale ha pure ragione quando dice che non devi buttare dentro soldi a caso, fare degli instant team per vincere una volta e poi rischi di tornare nel baratro. Devi costruire una base solida per vincere continuamente. E l'Inter che lui punzecchia è da 6 anni ormai che vince. Mi sembra una certa continuità, ecco, come progetto quello dell'Inter. Un Inter che vince con 2 proprietà differenti, con 3 allenatori differenti ed è ormai stabilmente nella top, diciamo nelle top squadre europee, a parte quest'anno che è stato un po', particolare, ma è un Inter che negli anni ha costruito queste solide basi di continuità e focalizzarsi sul 5-0 della finale, sulla singola partita, la dice lunga, ecco, diciamo così, del peso di queste battute che ha voluto dire. Anche perché l'ambizione dell'Inter è quella di stare in alto in Europa e di, diciamo, relegare questa stagione con l'eliminazione ai playoff con il Bodo Glimt a un caso particolare, mentre dall'anno prossimo l'Inter vuole tornare ad essere protagonista e questo lo abbiamo capito. Intanto perché è evidente che è tramite i risultati sportivi che l'Inter è arrivata alla sostenibilità, una sostenibilità che adesso permette anche di alzare il tiro. E in questi giorni vanno avanti gli incontri tra Octree e tutte le aree dirigenziali dell'Inter. Da come parla Marotta, ma di questo ne abbiamo già parlato più volte qui su Passione Inter, abbiamo capito che la cosa più importante per i tifosi è già stata chiarita, ovvero l'obiettivo sportivo in casa Inter rimane e rimane un obiettivo fondamentale e quindi anche il mercato prossimo sarà un mercato in cui si ringiovanirà la squadra, perché bisogna comunque sostituire qualcuno evidentemente con giocatori più giovani, ma
si punterà anche a profili che portano una cultura della vittoria, come ha detto più volte il presidente Marotta. Kivu sarà più coinvolto anche nelle decisioni strategiche e questo ha un peso soprattutto su alcuni sviluppi del prossimo mercato. In difesa, intanto, dove bisogna capire ancora, io continuo a tener d'occhio la vicenda Vicario, anche se tante fonti continuano a parlare di un Martinez in crescita e che sta scalando gerarchie e potrebbero essere dirottati, quindi quei circa 20 milioni stabiliti per la porta su altri reparti, dove per esempio in difesa l'Inter si è mossa in maniera molto forte su Muaremovic e anche su Solé, che non sono però ancora discorsi chiusi, mentre si sta valutando anche un rinnovo di De Vrij, si sta dialogando in questi giorni. A centrocampo, poi soprattutto qualcosa accadrà da capire se resta Mkhitaryan, dovrebbe andare via Frattesi, ci sarà qualche cambiamento, non una rivoluzione anche lì, dove Curtis Jones, ecco, forse Curtis Jones del Liverpool è molto più di un'idea per l'Inter ed è un nome che teniamo caldo già da diversi contenuti in queste settimane, oltre al tentativo che è stato fatto lo scorso gennaio. È un giocatore che mette d'accordo tutte le componenti dell'Inter perché piace per caratteristiche, che aggiunge cose molto interessanti al reparto, magari ci faremo un contenuto ad hoc, e perché è anche è un colpo di status internazionale, secondo me, andare a prendere un giocatore prodotto proprio della terra Liverpool, non solo del club Liverpool, è un tema molto interessante, quindi ne riparleremo. E poi l'aggiunta di un giocatore di qualità sulla tre quarti, questa cosa ve la dico da settimane, tanti continuano a parlare di Nico Paz, io per il momento non voglio illudere nessuno. Però l'Inter ha dimostrato che forse è questo il modello giusto da portare avanti in Italia, o almeno i risultati stanno dicendo questo in questo momento, perché ti permette di toglierti delle soddisfazioni anche in Europa, dove per chi non ha uno Stato alle spalle, come società che hanno soldi infiniti da poter mettere sul mercato, fare certe imprese non è semplice quando si fa parte di un sistema calcistico come quello italiano, dove l'Inter oggi è un po' un'isola separata da tutto il resto. Inter e Como forse, visto che come progetto e come idea. Quindi Cardinale, visto che lui si preoccupa del calcio italiano e della nazionale, mentre l'Inter fa figuracce in Europa, come dice lui. Sono curioso di leggere nelle prossime interviste se ci racconta anche dei suoi piani, quindi per sviluppare più calciatori italiani, per migliorare anche questo e per salvare il calcio italiano con le sue grandi idee. Noi lo aspettiamo domenica, mentre noi sfileremo con la Coppa Italia e lo scudetto, loro saranno tutti contenti, immagino, con il loro trofeo dei 2 derby vinti in questa stagione e dei conti in ordine. Fatemi sapere che ne pensate, mi raccomando, oggi non vi ho chiesto mi piace e iscrizione al canale, se vi va fatelo, iscrivetevi, lasciateci un mi piace, se vi va di supportarci e di rispondere a Cardinale. Mettetemi l'emoji del saluto a Cardinale se siete arrivati fino a questo punto. Vi aspetto anche nel club, dove stamattina questa intervista ha acceso subito un grande dibattito e la chat dei meme è caldissima, quindi club di Passione Inter per sostenere il nostro progetto. In descrizione trovate un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube cliccate qui.